Lezione 1. Moda classica. Che ne dici di provare un classico tubino nero? Sembra sofisticato. Un tubino nero è sempre di moda. Esattamente. È versatile e può essere vestito su o giù per ogni occasione. Sì, ed è facile accessoriare con gioielli e scarpe diversi. Hai in mente uno stile particolare per l'abito? Preferisco qualcosa che abbia una scollatura lusinghiera. Sarebbe fantastico. Si tratta di trovare la soluzione giusta. Assolutamente. Inizierò a cercare opzioni questo fine settimana. Non vedo l'ora di vedere cosa sceglierai. Sarà un'aggiunta perfetta al tuo guardaroba. Lezione 2. Riepilogo dei punti chiave. Infine, dovremmo riassumere i punti chiave e confermarne la comprensione. È un'ottima idea. Garantisce che tutti siano sulla stessa pagina. Sì, e aiuta a rafforzare le informazioni di cui abbiamo discusso. Esattamente. Una comunicazione chiara è vitale per un lavoro di squadra efficace. Pensi che dovremmo fornire anche riassunti scritti? Potrebbe essere utile. Permette a tutti di fare riferimento alle note. Sono d'accordo. È una buona pratica anche per le riunioni future. Assicuriamoci di implementarlo nella nostra prossima discussione. Decisamente. Sono felice che ci stiamo concentrando sul miglioramento della nostra comunicazione. Lezione 3. Cultura degli indiani delle pianure. Gli indiani delle pianure conducevano solitamente una vita confortevole. Sì, hanno sviluppato anche religioni complesse e rituali sociali. È affascinante il modo in cui la loro cultura si è adattata all'ambiente. Assolutamente. Avevano una profonda comprensione della natura e dei suoi cicli. Il loro legame con la terra era fondamentale per il loro modo di vivere. Sì, e anche le loro strutture sociali erano piuttosto complesse. È impressionante il modo in cui hanno mantenuto le loro tradizioni attraverso le generazioni. Decisamente. Conoscere la loro storia arricchisce la nostra comprensione della diversità. Mi piacerebbe esplorare di più sui loro costumi e pratiche. Lezione 4. Mantenere tutti aggiornati. Sì, l'ho fatto. Recentemente sono andato a fare un'escursione con alcuni amici. Sembra un momento fantastico. Com'è stata l'esperienza? È stato fantastico. Il tempo era perfetto e i panorami erano mozzafiato. Posso immaginare. La natura ha un modo di ringiovanire lo spirito. Esattamente. Mi ha ricordato quanto sia importante prendersi delle pause dalla nostra routine. Assolutamente. Vai spesso a fare escursioni con i tuoi amici? Cerchiamo di andare almeno una volta al mese. È un bel modo per recuperare il ritardo e godersi la vita all'aria aperta. È meraviglioso. Mi piacerebbe unirmi a te la prossima volta, se non ti dispiace. Ovviamente. Più siamo, meglio è sempre divertente condividere quei momenti. Lezione 5. Strategia di acquisto. Laddove i prezzi sono spesso gonfiati, è saggio contrattare e confrontare i prezzi. È vero, essere un acquirente esperto può farti risparmiare un sacco di soldi. Esattamente. Hai provato a contrattare nei mercati locali?
Io ho. Può essere piuttosto divertente e gratificante ottenere un buon affare. Sì. Adoro l'emozione di negoziare per un prezzo migliore. Hai qualche consiglio per una contrattazione efficace? Decisamente. Inizia con un atteggiamento amichevole e sii disposto ad andartene. È un ottimo consiglio. Mostra al venditore che sei seriamente intenzionato a ottenere un prezzo giusto. Mi piace sempre l'esperienza, aggiunge all'avventura dello shopping. Lezione 6. Esercizi pliometrici. Gli esercizi pliometrici possono essere piuttosto intensi. Oh, sembrano impegnativi. Come li incorpori nella tua routine? Di solito inizio con un riscaldamento, poi passo a salti e movimenti esplosivi. Ha senso. È essenziale preparare il tuo corpo per quel livello di attività. Esattamente. Trovo che aiutino davvero a sviluppare forza e velocità. Quanto durano in genere i tuoi allenamenti pliometrici? Di solito durano dai 30 ai 45 minuti, a seconda dei miei livelli di energia. Sembra gestibile. Potrei considerare di aggiungerli ai miei allenamenti. Dovresti. Possono essere incredibilmente efficaci e divertenti. Lezione 7. Conversazioni a cena. Cosa hai preparato per cena ieri sera? Ho provato una nuova ricetta di pasta ed è stata un successo. Sembra delizioso. Che tipo di pasta hai utilizzato? Ho usato le fettuccine e ho preparato da zero una cremosa salsa Alfredo. Wow, sembra fantastico. Adoro le salse fatte in casa. Sì, aggiunge così tanto sapore rispetto a quello acquistato in negozio. Lo hai servito con qualche contorno? Per accompagnarlo ho preparato una semplice insalata con verdure fresche. È una combinazione perfetta. Mi piacerebbe provare la tua ricetta qualche volta. Lezione 8. Discussione sullo sport. Al culmine della sua carriera negli anni 70, lo sport era completamente dominato dai bianchi. È interessante riflettere su quanta strada abbiamo fatto da allora. Assolutamente. Il panorama dello sport è oggi molto più diversificato. Sì, ed è importante riconoscere il contributo di tutti gli atleti. Quali cambiamenti ritieni siano stati più significativi? Credo che una maggiore rappresentanza abbia fatto un'enorme differenza in molti sport. Decisamente. Permette una cultura più ricca all'interno dell'atletica. E aiuta a ispirare le generazioni future a perseguire i propri sogni. Spero che questa tendenza continui a crescere ed evolversi. Lezione 9. Addio e cucina. È stata una giornata fantastica. È stato bello chiacchierare con te. Buona giornata anche a te. Buona cucina. Grazie. Non vedo l'ora di provare alcune nuove ricette. Sembra eccitante. Cosa hai intenzione di fare? Sto pensando di sperimentare qualche piatto internazionale. Sarà divertente. Adoro esplorare cucine diverse. Sì, cucinare può essere uno sbocco così creativo. Assolutamente. Si tratta di godersi il processo tanto quanto il risultato.
Non vedo l'ora di condividere con voi le mie creazioni la prossima volta. Lezione 10. Preparazione impegnativa. E sono già impegnato a prepararmi per i miei prossimi progetti. È fantastico. La facoltà di giurisprudenza è piuttosto impegnativa, non è vero? Lo è sicuramente. C'è sempre così tanto da studiare e per cui prepararsi. Posso immaginare. Come gestisci il tuo tempo in modo efficace? Cerco di impostare un programma e di dare priorità alle mie attività ogni settimana. Sembra intelligente. Rimanere organizzati è la chiave del successo. Sì, e mi assicuro anche di fare delle pause per evitare il burnout. Questo è importante. Conciliare lavoro e riposo è fondamentale. Sono entusiasta delle sfide future, però. Lezione 11. Airbot. Gli airbot sono affascinanti. Queste alte barche possono solcare l'acqua e navigare sopra i ciuffi d'erba. Sì, sono perfetti per navigare in paludi e zone umide. È sorprendente come possano operare in ambienti così diversi. Assolutamente. Sono progettati per gestire con facilità terreni impegnativi. Sei mai stato su un idroscivolante? Non l'ho fatto, ma mi piacerebbe provarlo un giorno. È un'esperienza davvero unica, scivolare sull'acqua e sull'erba. Sembra elettrizzante. Immagino che anche il panorama sia bellissimo. Decisamente. Organizziamo un viaggio per provarlo insieme. Lezione 12. Progresso nel fitness. Decisamente. Ho acquisito tono muscolare e mi sento più energico. È fantastico. L'esercizio fisico regolare fa davvero la differenza, non è vero? Lo fa davvero. Ultimamente sono stato coerente con i miei allenamenti. È fantastico sentirlo. Che tipo di esercizi stai facendo? Mescolo l'allenamento della forza con il cardio per mantenere le cose in equilibrio. Sembra un piano solido. È importante lavorare su ambiti diversi. Sì, e mi piace vedere i progressi nel tempo. Posso capirlo. È motivante vedere i risultati dei tuoi sforzi. Continuiamo a spingerci a vicenda per rimanere attivi e in salute. Lezione 13. Sviluppo dell'amicizia. Le ho detto di venire con me, abbiamo iniziato a parlare. Sembra un ottimo modo per iniziare un'amicizia. Sì, abbiamo trovato interessi comuni e avevamo molto da condividere. È sorprendente come le conversazioni semplici possano portare a connessioni forti. Esattamente. Siamo diventati subito ottimi amici. È meraviglioso. Fare nuove amicizie è sempre rinfrescante. Lo è davvero. Mi piace incontrare nuove persone e imparare da loro. Lo stesso qui. Apre nuove prospettive ed esperienze. Sono felice che ci siamo incontrati, è sempre bello avere qualcuno con cui condividere. Lezione 14. Cucinare insieme. Hai mai pensato a quanto sia più salutare cucinare a casa? Assolutamente. Inoltre, spesso è più economico che mangiare fuori. Giusto. E puoi controllare gli ingredienti. Qual è il tuo piatto preferito da preparare? Adoro fare il soffritto.
È veloce e puoi aggiungere qualsiasi verdura tu abbia. Sembra delizioso. Mi piace fare la pasta da zero. Wow, è impressionante! Hai una ricetta speciale? Sì, certamente. È una ricetta di famiglia tramandata da generazioni. Mi piacerebbe provarlo. Cucinare insieme potrebbe essere divertente. Decisamente. Possiamo condividere suggerimenti e trucchi mentre ci godiamo il processo. Lezione 15. Scuse gentili. Ehi, volevo solo dirti che mi dispiace per non averti risposto prima. Nessun problema. La vita a volte è impegnativa. Apprezzo la tua comprensione. È molto gentile da parte sua. Hai lavorato a qualcosa di interessante ultimamente? Sì, in realtà, ho iniziato un corso di pittura. È stato molto divertente. Sembra fantastico. A cosa stai lavorando? Sto cercando di catturare paesaggi. È impegnativo ma gratificante. Posso immaginare. Hai un posto preferito dove dipingere? Decisamente. C'è un bellissimo parco nelle vicinanze con molti alberi e fiori. Sembra il posto perfetto per l'ispirazione. Lezione 16. Avventura memorabile. Stavo pensando al nostro ultimo viaggio. È stata sicuramente un'avventura indimenticabile. Sono d'accordo. Ogni momento era pieno di eccitazione. Qual è stata la tua parte preferita? Ho adorato l'escursione alla cascata. La vista era mozzafiato. Sì. E l'acqua era così rinfrescante dopo l'escursione. Esattamente. Sembrava una ricompensa dopo tutto quello sforzo. Dovremmo programmare un altro viaggio presto. Assolutamente. Assicuriamoci di scegliere una nuova destinazione. Sono tutto d'accordo. L'avventura ti aspetta. Lezione 17. Sfida di raccolta fondi. Quindi, ho pensato al progetto comunitario di cui abbiamo discusso. Oh, giusto. Quello sulla costruzione di un nuovo parco giochi? Sì. Il problema principale era trovare i soldi per pagare la costruzione. È vero? Hai pensato a qualche idea per la raccolta fondi? Magari potremmo organizzare una vendita di dolci o una corsa di beneficenza. Sono idee fantastiche. Potrebbero attirare molte persone. Credo di sì. Inoltre, potremmo coinvolgere le imprese locali per le sponsorizzazioni. Sì, ciò aiuterebbe sicuramente a potenziare i nostri sforzi di raccolta fondi. Facciamo un piano e iniziamo a raggiungere la comunità. Lezione 18. Prenotazione navetta. Ho sentito che viaggerai presto. Come prenoto un posto sulla navetta? Non è necessario prenotare in anticipo. Presentati e basta. Veramente? È conveniente. Sì, assicurati solo di arrivare un po' prima per assicurarti il posto. Sembra abbastanza facile. A che ora parte di solito? Di solito parte ogni ora, quindi hai molte opzioni. Perfetto. Questo mi dà flessibilità.
Assolutamente. Viaggiare dovrebbe essere privo di stress. Non vedo l'ora di iniziare il mio viaggio. Grazie per le informazioni. Lezione 19. Ricordi cari. Stavo pensando che dovremmo creare una parete fotografica con i ricordi che amiamo di più. È un'idea fantastica. Sarebbe un bel ricordo delle nostre esperienze. Esattamente. Possiamo includere immagini dei nostri viaggi ed eventi speciali. E potremmo decorarlo con citazioni che ci ispirano. Lo adoro. Aggiungerebbe un tocco personale. Sì, ogni volta che lo vedremo, riporterà alla mente grandi ricordi. Iniziamo a raccogliere le nostre foto preferite questo fine settimana. Sembra un piano. Non vedo l'ora di vederlo prendere forma. Sarà una bellissima aggiunta alla nostra casa. Lezione 20. Revisione del personale. Dovremmo anche rivedere i costi del personale per il prossimo progetto. Buon punto. È essenziale rispettare il budget. Forse potremmo ristrutturare alcuni ruoli per ottimizzare l'efficienza. Sì, ciò ci aiuterebbe a massimizzare le nostre risorse. Analizziamo dove possiamo apportare modifiche. Posso preparare un rapporto per evidenziare le aree chiave. Ottima idea! Dobbiamo essere strategici per andare avanti. Assolutamente. Un piano ben pensato andrà a vantaggio di tutti. Non vedo l'ora di vedere i risultati. Lezione 21. Storia di Pearl Harbor. Sapevi che l'isola di Oahu a Pearl Harbor fu attaccata dal Giappone nel 1941? Sì, è un momento così significativo nella storia. Lo è davvero. L'impatto è stato sentito in tutto il mondo. Esattamente. Ha plasmato il corso della Seconda Guerra Mondiale. Penso che sia importante ricordare questi eventi. Decisamente. Ci ricordano i sacrifici fatti. Hai mai visitato il memoriale? Non l'ho fatto, ma mi piacerebbe andarci. È un'esperienza potente. Dovremmo programmare una visita un giorno. Lezione 22. Cambiamenti fisici. Ho letto degli effetti collaterali malsani di alcuni farmaci. Sì, è allarmante come alcune persone ricorrano alla chirurgia per cambiamenti fisici. Giusto. Esistono modi più sicuri per sentirsi bene con se stessi. Esattamente. È importante dare priorità alla salute rispetto all'apparenza. L'accettazione di sé è la chiave, non credi? Assolutamente. Ognuno è unico a modo suo. Dovremmo promuovere un'immagine corporea positiva nella nostra comunità. Ciò farebbe un'enorme differenza. Iniziamo una campagna. Ci sto. Insieme possiamo diffondere la consapevolezza. Lezione 23. Lotte quotidiane. Ehi, come va la giornata? Ultimamente mi sento sopraffatto dal lavoro. Capisco come possa essere. Ne vuoi parlare? Sarebbe carino. Ho così tanto da fare. Analizziamolo insieme. Qual è la sfida più grande?
Sono le scadenze. Continuano ad accumularsi. Forse possiamo dare priorità ai compiti e affrontarli uno per uno. Sembra un buon piano. Grazie per il vostro supporto. Sempre qui per aiutare. Ce l'hai. Lezione 24. Grandi notizie. Hai sentito gli ultimi aggiornamenti sul progetto? Sì, tutto il resto è stato fantastico. Sono felice di sentirlo. C'è qualcosa di specifico di cui sei entusiasta? Penso che le nuove funzionalità miglioreranno davvero l'esperienza dell'utente. È vero, non vedo l'ora di vedere come li implementeranno. Farà sicuramente una grande differenza. Assolutamente. Pensi che il team sia pronto per il lancio? Credo di sì. Hanno lavorato duramente per rispettare la scadenza. È fantastico. È sempre bello vedere la dedizione ripagata. Di sicuro. Motiva tutti a continuare ad andare avanti. Lezione 25. Discorso sul marketing. A proposito, hai pensato a come attirare più traffico organico? E l'email marketing? È ancora super efficace. Sono completamente d'accordo. Un'email ben realizzata può davvero coinvolgere i clienti. Inoltre, aiuta a costruire una relazione con loro nel tempo. Esattamente. Hai qualche strategia in mente? Stavo pensando di offrire contenuti esclusivi agli abbonati. È un'ottima idea. Incoraggerebbe sicuramente le iscrizioni. Sì, e potremmo usare anche i social media per promuoverlo. Assolutamente. Un approccio multicanale può fare miracoli. Lezione 26. Comprensione culturale. Hai mai pensato a come viaggiare ci aiuta a comprendere culture diverse? Sì, sono d'accordo. Aiuta a comprendere e rispettare le diverse usanze. Viaggiare apre i nostri occhi a nuove prospettive. Decisamente. Ogni luogo ha le sue tradizioni uniche. E la condivisione delle esperienze può favorire una maggiore empatia. Esattamente. Si tratta di imparare gli uni dagli altri. Adoro provare i cibi locali quando viaggio. Anche io. Il cibo è una parte così importante della cultura. Organizziamo un viaggio per esplorare insieme nuove culture. Lezione 27. Esperienza di acquisto. Recentemente sono andato in un famoso centro commerciale vicino a casa mia. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ho fatto degli ottimi affari sui vestiti. È fantastico. Fare shopping può essere davvero divertente. Lo è davvero. Adoro scoprire nuovi stili. Lo stesso qui. Hai provato qualcosa di nuovo questa volta? Ho comprato una maglietta di un colore che di solito non indosserei. È coraggioso. Com'è andata a finire? Sorprendentemente bene. Penso che lo indosserò spesso. Lezione 28. Sogni imprenditoriali. Hai mai pensato di avviare un'attività in proprio? Oh, è interessante. Che tipo di attività hai in mente? Stavo pensando ad una caffetteria.
Le persone adorano il loro caffè, giusto? Assolutamente. Un luogo accogliente con buone vibrazioni attirerebbe molti clienti. Esattamente. Posso già immaginare l'arredamento e il menù. Sembra divertente. Cosa serviresti? Oltre al caffè, magari dei pasticcini e dei panini. Qualcosa per tutti. Ottima idea. Potresti anche chiedere ad artisti locali di mostrare il loro lavoro. Ciò creerebbe una bella atmosfera comunitaria. Lezione 29. Lavoretti e chiacchierate. Hai fatto la spesa oggi? Sì, sono appena tornato. Hai bisogno di qualcosa? In realtà, mi farebbero bene un po' di pane e latte. Ho preso del pane fresco. Che tipo di latte preferisci? Di solito scelgo il latte di mandorle. È più salutare per me. Buona scelta. Adoro il latte di mandorle nei miei frullati. I frullati sono fantastici. Cosa metti nel tuo? Un mix di frutta e spinaci. È rinfrescante e nutriente. Sembra delizioso. Dovrei provarlo qualche volta. Lezione 30. Sorprese di compleanno. Festeggi i compleanni in modo speciale? Sì, durante i compleanni sorprendiamo sempre la persona con la colazione a letto. Sembra adorabile. Cosa prepari di solito? Prepariamo pancake, frutta e il loro caffè preferito. Wow, è un ottimo modo per iniziare la giornata. Lo è davvero? E poi diamo loro dei piccoli doni. Carino. Hai un ricordo preferito del compleanno? Ricordo che un anno decorammo tutta la casa con palloncini. Deve essere stato così divertente. Lezione 31. Piani per il fine settimana. Progetti per il fine settimana? Non ancora. Potrei semplicemente rilassarmi a casa. Sembra carino. Stavo pensando di fare un'escursione. Sembra divertente. Hai in mente un percorso specifico? Sì, quello in riva al lago. Ha bellissime viste. Ho sentito che è un posto fantastico. Inoltre, adoro fotografare la natura. La fotografia naturalistica è fantastica. Hai un argomento preferito? Adoro catturare i tramonti. Sono sempre così vibranti. Lezione 32. Connessioni comunitarie. Sei stato coinvolto in qualche evento comunitario ultimamente? Sì, ho partecipato ad una fiera locale lo scorso fine settimana. Sembra divertente. Cosa hai fatto lì? C'erano giochi, stand gastronomici e musica dal vivo. Carino. È fantastico supportare artisti e venditori locali. Assolutamente. Adoro vedere tutti riuniti. Qual è stata la tua parte preferita della fiera? Il cibo, ovviamente. Ho provato alcuni deliziosi piatti locali. Yum. Sostenere le imprese locali è molto importante. Lezione 33. Caramelle per bambini.
A fine serata i bambini erano emozionati. Sì, avevano delle caramelle in ogni sacchetto aperto. È incredibile come le cose semplici possano portare gioia. Ai bambini piacciono davvero le piccole sorprese del genere. Qual è stato il tuo dolcetto preferito da bambino? Adoravo gli orsetti gommosi. E tu? Ero un fan delle barrette di cioccolato. Così dolce. Pensi che li vendano ancora? Ovviamente. Sono i classici preferiti. Lezione 34. Sotto il livello del mare. Sapevi che alcuni luoghi si trovano a 1320 piedi sotto il livello del mare? Sì, è affascinante come funziona la geografia. È una misurazione piuttosto estrema. Lo è davvero, c'è così tanto da esplorare. Hai mai visitato un posto del genere? Non ancora, ma mi piacerebbe vederlo un giorno. Deve essere un'esperienza interessante. Posso solo immaginare il panorama da lì. Sicuramente una prospettiva unica. Lezione 35. Connessione del dispositivo. Certo, farò un tentativo se altri dispositivi riescono a connettersi. Sembra un piano. Spero che funzioni senza intoppi. Sì, la tecnologia a volte può essere complicata. Cosa fai di solito quando fallisce? Provo prima a riavviarlo. È un buon inizio. E se non funziona, controllo le impostazioni. Pensiero intelligente. La tecnologia dovrebbe semplificare la vita. Lezione 36. Cucina locale. Adoro tutto il camminare qui. È un ottimo modo per esplorare. E provare la cucina locale come pasta e gelato è fantastico. Sì, i sapori sono unici e deliziosi. Qual è il tuo piatto preferito finora? Penso che sia la pasta al tartufo. E tu? Non posso resistere al gelato. È così cremoso. Sono d'accordo. È il regalo perfetto dopo un pasto. Dovremmo provare a farne qualcuno in casa. Lezione 37. Disponibilità delle camere. Salve, mi chiedevo se avete delle camere disponibili per un soggiorno la prossima settimana. Sì, lo facciamo. Che date stai guardando? Sarò lì dal lunedì al venerdì. Ottima idea. Desideri una camera singola o doppia? Una camera doppia sarebbe perfetta, per favore. Ottima scelta. Lo riserverò per te. Grazie. Quali servizi offrite? Abbiamo la connessione Wi-Fi gratuita e la colazione inclusa. È fantastico. Non vedo l'ora.